tutti quelli che sono venuti a mangiare qua ci hanno detto è una roba pazzesca. Siccome verremo serviti in inglese, vi ricordiamo che potete attivare i sottotitoli in ben 4 lingue: italiano, inglese, francese e spagnolo. Buonasera amici da un rooftop a caso di Dubai. Non è per nulla a caso. È un rooftop preciso di Dubai. Siamo al St. Regis e stiamo per andare a mangiare Al Tracing Studio. Hype a 1 milione. Tracing Studio, ristorante di Himanshu Saini. The winner of the Best Chef Dubai Award is Himanshu Saini of Tracing Studio Dubai. I don't know what should I say. È uno degli chef per cui siamo più in hype in questo momento. Ce ne hanno parlato tutti non bene di più e non vedo veramente l'ora. Qui la cosa bella è che gli hotel la toccano tutti piano. In questo rooftop ci sono 126 ristoranti. Per trovare quello giusto ci mettete un po'. E benvenuti a Dubai. Uno sciottino di acqua di cocco, se ho capito bene e se ho annusato bene. Raga, abbiamo un tavolo strafigo davanti alla cucina. Perché siamo così presi bene? Siamo da Himanshu Saini, che è una delle stelle nascenti della cucina indiana contemporanea. Lavora qui a Dubai ormai da qualche anno, ha scalato le classifiche della 50 Best e ha 2 stelle Michelin. Però indipendentemente dai premi eccetera così, tutti quelli che sono venuti a mangiare qua ci hanno detto è una roba pazzesca. E quindi già noi siamo presi bene perché abbiamo potuto assaggiare qualche solo piatto qua e là durante gli eventi. Siamo finalmente a casa sua. Welcome to Tracing Studio. I will be briefly explaining to you about the menu tonight. It's called Rising India, where we showcase the rich culinary identity of India by exploring 4 major geographical regions: the Thar Desert, the Deccan Plateau, the coastal plains, and the northern plains and Himalayan mountains. Because India is one of the most biodiverse countries in the world, we highlight how the geographical landscape influences its culinary style. Made from milky oolong tea along with sea asparagus and capers, so get a lot of creaminess and butteriness in the drink. Along with that, a lot of herbaceousness. This we have paired with the first 2 bite course. We always start with pani puri. Have you tried pani puri before? Yes. But in our restaurant, we always do a different version of it. Generally, it's coriander and mint water. But here I have a green plum water with the essence of habanero chili, which I'm going to aerate now till the time your puri is getting ready. So this is pani, that's puri, so pani puri. For the puri, we fill this up with avocado and jicama. The rim of the puri, we topped with the green clover and verbena flowers. And now I'll be adding the water into it. So as soon as I add the water, you just pick this up and straight in one go. Buonissimo, c'è un'acqua rinfrescante e piccante e ce n'è tanta, quindi occhio quando lo rompi in bocca perché viene fuori tanto liquido. L'hai gestito bene, direi. Vero che bella piccantina? È buonissimo. Il primo piatto che vi ho inquadrato a malapena, perché qui sono velocissimi, non ho tempo di inquadrar nulla, e anche perché Franci mi ha messo molta fretta, era su un piatto a forma di palma. This one is from the Thar Desert. We make a papadum out of shiso leaf. Then it has a yogurt cremo, raw mango chutney. Lots of fresh herbs on the top makes it green, grassy, vibrant, full of fresh flavors. It's a delicate crisp with your hand. One bite will give you best flavors. Cremoso, croccante, acido. Boccone super. Fresco, goloso, acidino, molto sfizioso, croccantissimo, bomba. Bite from the Deccan Plateau. It's a savory donut made with fermented lentil, and we fill this donut with the gorgonzola dolce. It has kimchi on top, made with red cabbage, along with the broth. For this broth, we have used the starch of rice and water of Parmesan cheese. Mentre normalmente negli altri ristoranti dico a Giano, vuoi cominciare tu? Qua ho talmente tanta voglia di assaggiare immediatamente quello che mi viene proposto che comincio io. Allora ha detto che bisogna dare un morso e un sorso. Mi piace questa contaminazione di ingredienti. Non ho colto correttamente tutti gli ingredienti, ma ho colto i 2 ingredienti italiani, gorgonzola e parmigiano reggiano. No, ma questo qua adesso ne chiedo 1,5 litri. Brodo incredibile. Era nostra fermissima intenzione smettere di fare questi video seduti a tavola senza avere l'opportunità di farvi vedere anche dietro le quinte, perderci più tempo, bla 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 eccetera. In realtà, oh raga,
avremo l'opportunità di venire in questo ristorante quando ci torneremo a Dubai, chi lo sa. Lui è pazzesco, quindi abbiamo deciso che questo video vedrà la luce. The next drink for you, we call it Kokum Sake, made from lacto-fermented blueberries along with kokum into it. So kokum is a fruit which is similar to mangosteen, gives you a lot of tart flavors and bright red color in the drink. And this is paired with the next dish, which is all about umami flavors. We call it not a nigiri. We are serving you a pickle from Goa, which is known as balchao, made with dry chilies, vinegar, with lots of coastal spices, typically eaten with the Goan red rice. But what we've done here, we are serving you the balchao with the cooked langoustine and the short grain rice at the bottom. Questi bocconi hanno tutti delle caratteristiche molto simili tra di loro, perché spingono un po' sulla piccantezza, un po' sulla dolcezza, pur essendo ovviamente dei bocconi sapidi, e differiscono contemporaneamente, cosa picca, tra di loro, perché ovviamente gli ingredienti sono diversi, ma uno riesce a riconoscere chiaramente un fil rouge tra tutto quello che state mangiando. Io sono entusiasta del fatto che siamo al quarto, quinto piatto e ancora non ho visto una posata. Spero che vada così fino alla fine. Quindi questo video non è un passo indietro rispetto ai nuovi video che stiamo facendo e che continueremo a fare, bensì l'unica opportunità che avevamo per farvi vedere questo posto, perché inizialmente non era preventivato di farci un video, poi ci siamo detti ma quando ci ricapita. Ovviamente non eravamo organizzati per stare 3 giorni qui da Tresind, quindi dovevamo per forza fare il video vecchio stile, passateci il termine. So this pie comes from the northern plains. It's a take on classic tikka masala and naan. For the tikka masala we have used different variations of tomatoes and chicken in it with the nasturtium leaf at the bottom. So I would request you to fold it like a taco with the leaf and the tomato, have this in a couple of bites, and then you can move on to the souffle which we made with naan and paired with the tomato broth. Questo è più delicato degli altri, invece no, perché la piccantezza ti arriva al secondo morso. È molto difficile descrivere questi piatti perché sono dei gusti a cui noi non siamo abituati, con ingredienti al 99% sconosciuti, ma l'invito è avvicinatevi alle cucine degli altri paesi perché vi si apre un mondo. Devo dire che nel nostro viaggio in India avevamo mangiato bene, però qui stiamo giocando un campionato un po' diverso. Lì mangiavamo per la strada, qui stiamo mangiando in un 2 stelle Michelin, probabilmente uno degli chef più bravi di tutta l'India. Detto questo, io questa sera sto risentendo quei sapori, i sapori che ho provato durante quella vacanza. We now start exploring region-wise courses. So the first region is Thar Desert, which is basically all of Rajasthan area in India. Now because this is a very dry and arid region, they use a lot of dairy products in their cooking, like milk, butter, buttermilk. Some herbaceous plants that are found here are cactus, rose, hibiscus, Indian lilac. They are extremely fond of their pickles and different varieties they have using different spices and pickling. That's an expression of Thar Desert. We do have one for each region, which represent geographical landscape of that region. You must have been to Dubai's desert, but tonight you arrived in Great Indian Desert. It's called Thar. So this one we explained saying it's white asparagus, rice, no rice. So there is no rice. We cut white asparagus into grains of rice and then we cook it in a curry made from the pandan leaf. The pandan leaf gives all the flavors of the cooked rice because they share the same flavor compound. Then we add some toasted pine nuts, crunchy onions, lots of peas. The broth on the side is made with the trimmings of all the asparagus left after cutting the rice. So with every spoon of the dish you take a sip of the broth. Nonostante, e lo dico per esperienza rispetto a quella vacanza, l'inglese parlato dagli indiani di solito è un pochino difficile da comprendere, devo dire che lo chef parla un ottimo inglese. Qui infatti ho capito che in questo piatto c'è un riso, non riso, nel senso che è un riso fatto con gli asparagi, che sono stati tagliati a chicchi di riso. E poi con lo scarto è stato fatto il brodo. Le vedete quelle striscioline bianche? Effettivamente ricordano la consistenza del riso, lo vedi? Caldo e confortevole. Questo potrebbe essere il piatto della nonna indiana. Della nonna indiana con 2 palle così, non di qualsiasi nonna indiana. Altro brodo ultra piacevole. So your next drink is ume wine. So your next dish is all about the delicious pickling flavors of the desert. And that's why we have emphasized on pickling flavors in this drink by the use of umeboshi, which is the Japanese sour plum. This also has sea fennel and fennel seed. This one is all about the pickling spices from this region, which are very different from the other parts of the country, and we highlight those flavors with this pepper. We fry the pepper with the chickpea tempura. The tiny dots on the pepper is the tempura we make with the chickpeas
these ourselves, and then we fill it with the emulsion of the pickling spices. We use many tangerine flowers on the pepper because they are floral and acidic in flavor. In the bowl, we have made an ice cream with a buttermilk curry. So with your hands, with every bite of the pepper, you have a spoon of ice cream, and you keep switching between one and another. Franci, vuoi mica iniziare tu questo piatto? Sì, grazie Giano. Avevo il dubbio che dovessi utilizzare il cucchiaio, invece il cucchiaio è per il gelato, giustamente. È tutto così incredibilmente delizioso. Cioè, che bello è, ragazzi. Io invece vado a pucciare. Non sta arrivando un piatto, ma non sbagliato. Non sta arrivando un piatto meno che perfetto. Esatto. To the next region, which is the Deccan Plateau. It's a divide between the north and the south. There are a large number of rivers, which makes it an absolute fertile land to grow rice, coconut, sugarcane, spices. Most of the spices of India are produced in the south, like cardamom, cloves, cinnamon, pepper. So the next two courses coming from the Deccan Plateau. Noi abbiamo fatto il pairing non alcolico. Quello che mi piace in modo particolare è che sono tutti caratterizzati da una nota leggermente sapida che ti fa venire voglia di berne all'infinito. Di solito virano tutti sull'acidità e invece questi hanno una punta di iodato che è meravigliosa. So this one is from the Deccan Plateau, and we made a skewer out of tender coconut. We also add lots of crunchy palm hearts for the texture. We marinate the skewer with the Nilgiri spices, which is a regional blend of spices made out of coriander. The broth on the side is also made from the Nilgiri spices, but we add some amount of yuzu to it. The texture of the coconut after cooking reminds me the texture of the squid. Lo chef si è appena avvicinato per dire che sembra un dragonfly, che sembra una libellula. È bellissimo effettivamente. Molto piacevole. Ma i brodini di accompagnamento come fa a farli così? Voi mangiate e dite vabbè, la cosa importante starà qua, mica starà qua. No, quella roba lì vi svolta il piatto. Marigold soda. We are using the fresh persimmon over here with French marigold, added with a fruity and floral profile, but also has the right acidity which can cut through the spice and the fat through your palate. This dish, it's all about a spice blend which we call ghee roast masala. It's a combination of clarified butter and sweet spices. Then we cook the crab in that spice and we bake this with cinnamon bark. So while baking the crab with the cinnamon bark, it absorbs all the flavors of cinnamon, and we top this with potato crisp and bean flour. So I would request you to hold the bark in one hand, from the other you take the tweezer, you pick up the crab meat from it and then enjoy. So you don't eat the cinnamon bark, you just eat the crab meat from it. Yeah? And we don't need the rocks as well. No. Ok. Il piatto è incredibile. Cioè È questo un piatto piatto qua è di stupendo. madreperla. Il sentore di cannella è veramente veramente delicato, ragazzi, e la presentazione fatta in questo modo è bellissima. Mi piace quando l'impiattamento è costruito intorno agli ingredienti e in funzione di quello che bisogna mangiare, non tanto per fare arzigogoli, ma per esaltare ancora di più l'esperienza che state facendo. Il miglior piatto a mio gusto arrivato fino adesso. I fiorellini ti lasciavano in bocca un sapore di pisellino fresco, perché probabilmente, magari non l'ho capito io, erano proprio fiori di pisellino. So with this course, we take inspiration from a ceremony in South India, which is called Sadhya. Sadhya literally translates into banquet. All the guests, they sit on the floor with the banana leaf in front of them, and the whole meal is served on the leaf one by one. Almost 25 dishes are served like a spoonful. When people eat, they use their hands and they end up mixing everything together. But the ceremony is more elaborate than this. It's a meal on its own. We just do this much to make the guest understand the steps and process. My intention is to give as many flavors as possible from the ceremony in this small portion. We began with the pineapple, which was first pickled. Then we cook it on a grill, has a cream of rice in the center. We then add a small spoon of paisam, which gives all the sweet milky flavors. We glaze the pineapple with the manga curry, which is a mango pickle. Then we top it up with the naranga curry, which is like a lime pickle. We add few drops of banana vinegar. The tiny almonds are from India, called chironji. The ice cream is made from the second press of the coconut, so it's light and delicate. The stone which we shaved on the ice cream is made out of spices. The flower on the top, it's mela blossom, which is sour and pungent. Papadum gives the texture and all the savory flavors. The broth on the side is made with the water of tomatoes, and we add southern spices with a hint of tamarind. Amo la complessità di questi piatti, la complessità degli ingredienti. Mi fa venire ancora più voglia di tornare in India di quanta non ne avessi già. È molto strano perché questo boccone qua è freddo, sopra c'è un gelato di cocco, è quasi dolce e quando ci bevi il brodo
è completamente caldo e salato. È buono? Tantissimo. Al quinto o sesto piatto che riprovo questa cosa la dichiaro. Sono i brodini che fanno la differenza. Cioè il piatto è buonissimo, super centrato, i sapori sono incredibili, ma il brodino finale che tenderesti a sottovalutare è quello che ti chiude il piatto. E tra l'altro, essendo l'ultima cosa che mettete in bocca in ordine, è anche quella che poi lascia il sapore a tutta la bocca. Moving ahead to the coastal plains, it's a vast stretch of thousands of kilometers, offering rich tapestry of different flavors and culinary traditions. Because it's the coastal plains, seafood dominates their food habits. They have crab, lobster, shrimp, fish, and there's a distinct sourness that comes through in their cooking with the use of tamarind, vinegar, raw mango, depending on which area it comes from. Credo di poter dire che quello di prima rappresentasse il deserto e questo rappresenta l'oceano. Sei molto arguto. Ho fatto le scuole? Allora, in tutta onestà devo dire che Franci mi stava frantecando le orecchie da almeno un paio d'anni su questo posto, sono sincero. Addirittura quando siamo stati in India ha cercato in tutti i modi di capire se in qualche modo ci potesse stare durante il viaggio una deviazione fino a Dubai per venire qua, poi non ci siamo riusciti. Non è che volevo fare una deviazione. Volevi fare una deviazione. Volevo fare una tappa. Devo dire che ne vale veramente la pena. Ci avevo visto lungo. Sì, ci avevi visto lungo. The kombucha that takes us 14 days to make, and in those 14 days we infuse it with the flavors of red cherries along with their leaves. So here we have a turbot fish, which we slow cooked in butter. We top the fish with the cauliflower pate. It has shavings of raw cauliflower as well, which we glaze with the black truffle pickle and the cauliflower curry on the side. Certo, poi ti maledirò per il fatto che tutte le spiegazioni vengono fatte in inglese, che io in fase di montaggio dovrò cercare di capire. Però a parte quello ti voglio bene. Però il cibo spacca di brutto. Meno male. Esteticamente questo piatto è pazzesco. Visti gli altri piatti sarà pazzesco anche il gusto, molto probabilmente. Quello che amo veramente è che il primo boccone è sempre così delicato, tranquillo. Dici ok, questo qua è molto gentile come piatto. E poi piano inizia a salire il piccante, che è quello che ti fa godere ancora di più. Ma non un piccante che ti brasa le papille gustative, un piccante che te le fa amare. Il turbot, sono dovuto andarlo a vedere perché non me lo ricordavo, è il rombo. So here we have got the next drink, which is a very delicate drink paired with the next dish. Here we are using clarified tomato water along with banana cordial, and into your glass, as you can see, we have sprayed a mist made out of rosemary. So here we are pairing 3 different flavors with your next dish. The herbaceousness and floral notes coming from rosemary, the tangy and acidity of the tomato, and the fruitiness of banana. We've got this lobster tail, which is rested and aged in the curry oil for 24 hours. We char the tail and glaze it with fermented chili. The carrot on the side is cooked with the pickling spices, and the curry which I have is alipi curry. It's made with raw mangoes. Super tenera, questo curry verde sopra e poi questa salsina piccantina e ha un'acidità che ricorda quella del pomodoro. Ci sono delle foglioline. Aspetta che sono curiosa di assaggiare questa fogliolina qua. Volevo fare la splendida e indovinare. E invece non indovino. Invece non indovino. Non vi so dire che fogliolina sia quella impastellata, però ci ho provato. For the last time. To the northern plains and Himalayan mountains, famous for their natural beauty and rich cultural heritage, the north saw a lot of Persian influence. The northeast, on the other hand, saw Chinese, Mongolian, Tibetan influence. Have you been to Himalayas? Yes. Welcome back. E siamo passati ai monti. A non-alcoholic beer coming from Spain, Estrella Galicia. We are pairing the intensity of the flavors coming from the next dish with the intensity of beer. First dish from the northern plains and Himalayan mountain, lamb tartlet. So we've made a tart from rumali roti, a traditional Indian bread which is very soft and thin. And then we fill this up with a kebab of lamb. Again very soft because we grind it several times, and a spiral of turnip on top as well, which we slightly seared. So I would request you to pick this up straight in one go, and then you can move on to this one. This is the continuation of this kebab, which is very soft. So when we cook this kebab on the copper pan, it's so soft and smooth that it sticks to the pan with the aromas, with the spices and the fat. And for us, that is more tastier than the kebab itself. Some sourdough bread toast. So I would request you to hold the pan from one hand, from the other you take the bread, scrape it like a scarpetta, and then enjoy. But before you start eating this, I would also request you to do tantaguri. Poco spicy questo. Sembrava indiano. No, sembrava indianissimo. Goloso come lo erano i primi bocconi con cui abbiamo iniziato. Tanti auguri a me. Prima di scarpettare. Sì, questo è proprio da scarpettare, raga.
So here we have got an egg drink for you, and the last drink of the savory coast, inspired from the northern plains and Himalayan mountains where they grow a lot of apples. So we are using a lot of apples in the drink. Along with that, cucumber, which gives it sweetness. We have added some spices into it like roasted sesame, cardamom and mustard, and you will get a lot of smokiness. That smokiness is coming from a Chinese tea called Lapsang Souchong. With this course, we take inspiration from the northeast part of India, and the northeast is influenced from Chinese and Mongols. We make this preparation of noodles, which are actually king oyster mushrooms. We cut them like noodles and then we cook it in an exo sauce made out of pickled mushrooms. We add some morels, pickled black fungus mushrooms. The broth on the side is made with the trimmings of all these mushrooms. Che belli questi noodles di funghi. Wow ragazzi, sono meravigliosi. L'aspettativa verso la cucina indiana è che sia pesante, impegnativa, tanto piccante. Noi non siamo degli esperti, ma possiamo assicurarvi che quello che stiamo mangiando in questo momento è meravigliosamente equilibrato. I noodles sono ciò per cui io ho un grandissimo debole, molto buoni. So we serve this as a pre-dessert from the coastal plains, flavors of the sea and the oyster. We make the water in the shell out of rice vinegar, cucumber vinegar, black tea, soy sauce and ginger. Then we have used rambutan to get the texture of the oyster. Thinly shredded oyster leaf. The pearl on the top is made with sour milk and lemongrass. But you eat this as if you are eating an oyster. You slide everything in one go. Allora, questo piatto ci è stato detto che, siccome simula in tutto e per tutto un'ostrica, va anche mangiato come se fosse un'ostrica. Ma che figata, raga! Un dolce mangiato come fosse un'ostrica e con il rambutan, che è quel frutto asiatico, non so se lo conoscete se siete stati in Asia, che ha effettivamente quella consistenza molliccia ed è anche sul bianchiccio, assomiglia proprio a un'ostrica. Lassi is like an Indian smoothie made with yogurt. This is our version of it, made with yogurt whey that makes it lighter. This also has some dates in it, rose in it, and acacia honey. So with this one we serve from the Thar Desert. We make the tartlet in the bottom out of chocolate pecan nut, and it has a cream of roasted artichokes. Then we add butterscotch floss. The ice cream is made with the black fruits like black apple, black pineapple, black mango. The crisp on the top is also made with the artichokes, but we top it up with a mole of dates and yogurt whey with the zest of orange and wood sorrel. Si sentono i carciofi? Sì, ma è un gusto molto molto delicato e piacevole ragazzi. È stata una cena veramente divertente. Avere la fortuna di approcciarsi a culture lontane dalla nostra con questo livello di maestria è veramente una cosa bellissima, sono molto contenta di questo. Aggiungo che è sicuramente il pasto indiano migliore che abbia mai fatto e tu dirai ma va? Siamo nel miglior ristorante indiano in circolazione al momento, potremmo osare. Penso anche di poter dire, forse la sparo un po' alta, tra tutti i ristoranti che abbiamo provato all'estero, questa è l'esperienza che mi ha lasciato maggiormente stupito e che mi è piaciuta di più. Posso dirlo? Lo so cosa state pensando ragazzi, carciofo nel dolce. Dovreste provarlo però per poter dire che non si fa, perché in questo caso ci sta molto bene. Yeah, the last drink, which is black lime gin wine. So we call it wine, what looks like it, tastes like it, but it's not a wine. It's made out of Omani black lime, which is very oxidative. The oxidation works along with the coffee, which is in your next dessert. The sour nature of this drink will cut through the creaminess in the dessert, and the banana, which is in here, goes perfectly along with the dessert as well. So this one is from the Deccan Plateau, and we made the tortellinis. We fill them with banana and hazelnut butter. Then we caramelize the pasta in a miso. The foam or the sauce on the top is a South Indian style filter coffee with a hint of Baileys in it. Andiamo alla ricerca del tortellino perduto. Porca miseria ragazzi, come faccio a farvelo vedere? Fidatevi, un tortellino. Himanshu è indiano, ma sa che cosa sta facendo. È buonissimo. Ha un gusto super intenso di banana. Se posso permettermi una piccola critica, il tortellino è una roba che è bella anche da vedere e se sei bravo a farli e a chiuderli dovresti mostrarla questa cosa. Quindi il fatto che questo piatto sia coperto da questa schiuma, peccato perché non rende tanto giustizia agli occhi che secondo me i tortellini li vorrebbero vedere. Detto questo, saranno sicuramente buonissimi, andiamo all'assaggio. Avete in bocca la masticabilità della pasta che avete nel tortellino, ci sono delle nocciole di tanto in tanto che danno la parte croccante, il tortellino è ripieno di banana che lo rende molto buono e questa schiuma, se non erro, è tipo una schiuma al caffè, molto piacevole.
We are serving you a finale course. We call it honeymoon because we are serving you honey on top of the moon. It's milk, tea and honey at the same time. So the milk is coming from the hive, which is made with cacao butter, white chocolate and milk. Drizzled with organic honey from Mount Fujairah. That we have paired this course with a tea. It's a Kanjunga tea from Kanchenjunga Mountain. Figata raga, che bel finale. Quindi io devo prendere questo cubo di miele e cioccolato e papparmelo. Ma buonissimo! È un cubo di cioccolato bianco e miele. Frank Sinatra finale, ci sta sempre bene in un ristorante indiano. E quindi mi sento di chiudere qua questo video. Esperienza strepitosa. Super location, eravamo seduti di fronte alla cucina. Conto, ancora lo dobbiamo pagare. Non lo so ancora. Abbiamo ricevuto anche il libricino con tutte le informazioni sugli ingredienti, i piatti, la storia, bla 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 eccetera. Giano è contento perché vi potrà mettere delle descrizioni precise e puntuali. Siamo molto felici di essere stati qua. Ragazzi, sul cibo indiano buttatevi perché è un mondo da scoprire. E tenete d'occhio questo posto. Noi ci rivedremo Al prossimo video. Piccolo update, siamo ancora nell'atrio del ristorante e non c'è stato verso, ragazzi. Siamo stati ospiti del ristorante grazie ai Manchu. Questo non cambia Tutto ciò che vi abbiamo detto per tutta la sera. Esatto. A parte il fatto che non siamo in grado di dirvi la cifra perché non la sappiamo. Forse c'è sul sito. Alla prossima.